Questo ragazzo sta per entrare nel Milan. Lo schermo di Milan Channel mette il suo viso. La musica è quella del Milan, Sì. Milan. Lui ha la penna in mano e piange. Scusate. Benvenuti a Storie di Milan, nuovo format di Radio Rossonera, dove vogliamo portarvi le storie di chi il Milan l'ha fatto, l'ha vissuto e l'ha raccontato. Se è la prima volta che siete su questo canale, benvenuti su Radio Rossonera e ricordatevi di iscrivervi. Se invece non è la prima volta, bentornati. Per la prima puntata di Storie di Milan abbiamo qui al nostro microfono Rodolfo Tavana, storico medico sociale del Milan dal 1987 al 2003 e dal 2011 al 2017. Buongiorno dottore. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti i tifosi del Milan. E benvenuto negli studi di Radio Rossonera. Grazie a voi per l'ospitalità. Allora, direi di chiederle subito per partire cos'è o che cos'è stato per lei il Milan? È stato la mia vita. Calcoli che io ero milanista fin da bambino, mia mamma milanista, mio nonno milanista, quindi venivo da discendenza milanista. Quindi approcciare al Milan, al di là dell'aspetto professionale, che indubbiamente era un salto di qualità, perché quel Milan era, anche da un punto di vista sanitario, aveva la premessa per essere una situazione molto importante e poi il Milan era soprattutto agli inizi un insieme di fattori anche emozionali. Non era solo il lavoro, c'erano anche degli aspetti affettivi. Il rapporto che si creava coi dirigenti, mi riferisco soprattutto a Berlusconi, era un rapporto, per carità ci si dava del lei, ma c'era qualcosa che andava un po' oltre al semplice rapporto di lavoro tu col tuo capo. No, c'era... io racconto sempre qualcosa per far capire lo spirito che c'era, cos'era quello spirito che faceva sì che il nostro rapporto con i dirigenti. Un giorno a Milanello si mangiava su dei tavoli rotondi e io ero con i dirigenti, con i tecnici, quindi il team manager e al sabato il presidente Berlusconi nel tavolo più in là e davo le spalle alla squadra. E la squadra rumoreggiava sempre quando pranzava. In effetti io ho sentito, mi sono reso conto che non non faceva più rumore e quindi però non sono andato a fondo e dal dietro il dottor Berlusconi mi taglia la cravatta, si leva la sua cravatta personalizzata e mi disse: vede dottore, nella sua cravatta c'erano dei puntini viola, noi domani giochiamo una partita, il viola porta sfortuna. E capisce, questa azione non è la prevaricazione del presidente rispetto al medico, no, è segno di un rapporto tale per cui lui si è permesso di farlo perché c'è un rapporto, non dico affettuoso, però amichevole. Ecco, questo è il Milan. Ma infatti tante persone in questi anni hanno raccontato quanto il Milan fosse una famiglia. Il concetto di famiglia, come ce lo può spiegare associato al suo Milan? Sì, diciamo che c'era un'attenzione da parte di tutti noi, ma ovviamente il tutto partiva dal capo, alle problematiche personali delle persone. Il giocatore che si separa ha bisogno di quella parola in più. E non eri solo tu medico a darla, ma ti accorgevi che tutto intorno ci stava attento, o la malattia di una moglie, ci è capitato anche questa situazione. Allora diciamo che fra tutti si cercava di farti sentire parte di qualcosa di importante. E io poi quando arrivai al Milan vivevo da solo, al massimo avevo i miei 2 cagnolini, quindi... però ti sentivi il piacere di stare col Milan. Oggi manca quel senso di famiglia al Milan? C'è qualche cosa che... Guardi, è difficile parlare per me che non ci sono più, quindi io posso parlare e vedere i risultati, mi è difficile. Immagino che sia un po' più complicato avere un'idea di famiglia in questo tipo di realtà. Immagino, perché la passione che mettevano Berlusconi, Galliani e Braida, con Braida ci si sente ancora e tutte le volte amico mio, cioè
non penso sia stato facile creare su una mentalità aziendale e solo aziendale un clima familiare. Spesso si parla di milanismo e di quanto sia importante trasmetterlo ai giocatori che indossano quella maglia così importante, no? Ma come si trasmette, secondo lei, un concetto così ampio come quello del milanismo a un giocatore che mette piede a Milanello? Beh, prima era facile. Prima Baresi, poi Maldini, non si scappava. Tu entravi e subito percepivi che c'era un clima differente. Questo me l'hanno detto fior di campioni. Parlo di 2 palloni d'oro che mi vengono in mente, che mi dissero: è certo che il Milan è un'altra cosa. Questi erano non solo palloni d'oro, avevano giocato in squadre che avevano vinto Champions League. E questo cosa ti dice? Beh, che c'era, non dico una gerarchia interna, ma se tu non rispettavi e non capivi questo tipo di cultura, venivi subito estromesso e te ne accorgevi, e quindi anche in campo non stavi più bene. Baresi e Maldini non sono, probabilmente Rivera prima, io questo non l'ho vissuto, sono vecchio d'accordo, ma non così tanto. E era proprio l'attenzione a rispettare i valori della nostra società, che non erano i valori solo interni. Ricordiamoci che quando il Milan si allena a Milanello e rompe questa tradizione della montagna, che sicuramente tu avevi la camera con la televisione, l'aria condizionata, stavi a Milanello, e io nell'area medica avevo bisogno un'ecografia, una radiografia, una risonanza, un esame del sangue, in 5 minuti si faceva. Se sei a Vipiteno non è così semplice. E quando ci si allenava, attenzione, questa è una cosa secondo me importante, la mattina si stava a Milanello, il pomeriggio ci si spostava, si andava a Solbiate Arno allo stadio perché i tifosi durante il ritiro potessero venire a vedere gli allenamenti. Non c'erano barriere visive, tu vedevi dentro, guardavi da fuori, certo non entravi a Milanello, l'ambiente di lavoro, però da fuori potevi vedere. Nessuno ti metteva il telone. E poi quest'idea, il pomeriggio si va perché ai tifosi dobbiamo rendere qualcosa. E questa era l'idea. Certo, anche perché il calore dei tifosi e quel senso di appartenenza si costruisce anche da queste piccole cose. Sì, assolutamente. E posso dire, mi è capitato di vedere in televisione scene particolari, senza entrare in merito alla squadra, dove i tifosi aspettano i giocatori minacciosamente fuori dagli allenamenti. Recentemente in una squadra di B, una squadra storica, hanno dovuto chiamare le camionette dei carabinieri per separare i tifosi che stavano entrando nel campo d'allenamento. E questo rapporto che si creava era tale per cui anche quando le cose andavano male, e per carità qualche volta ci hanno bloccato nello stadio, ma nessuno veniva a Milanello, c'era un rispetto del nostro posto di lavoro. C'era un rispetto che i tifosi milanisti avevano sempre avuto. Mai visto scene di questo tipo. A proposito di Milanello, volevo chiederle se ci racconta i suoi primi giorni di lavoro a Milanello, come sono stati. Ma ripeto, io venivo da altri sport e personalmente poi il mio passato, io quando da ragazzo facevo atletica e giocavo a pallacanestro, giocai anche un campionato in Svizzera. E poi mi sono pagato gli studi allenando nel basket, quindi la logica di uno spogliatoio la conoscevo più che bene. E beh, non potevi trovarti male in una realtà come quella, perché avevi la tua camera, avevi tutto ciò che ti potesse servire per lavorare. E un particolare che tutti si sono dimenticati, quando arrivano gli olandesi, parliamo del primo allenamento a Milanello, finisce l'allenamento, Gullit e Van Basten vanno, c'erano dei rubinetti d'acqua, a lavare le scarpe. Al che Baresi dice: no, guarda, lascia stare, non c'è bisogno, abbiamo i magazzinieri che sono abituati a pulire le scarpe. Ossia, anche loro si stupirono di tutta questa organizzazione che c'era all'interno dell'allenamento, quindi sto parlando di quello, non solo quello che è fuori, la casa, la macchina, questo e quell'altro. Ecco, a Milanello tu potevi lavorare bene perché avevi tutti i riferimenti di cui avevi bisogno, erano lì. Ma in poche parole, anche se so che è molto difficile, ma molto difficile, chi era Silvio Berlusconi? Era un uomo che
prima di tutto aveva una passione incredibile, aveva una cortesia, un atteggiamento verso le persone importante e questo l'ha manifestato in tante situazioni. Io posso dire, ripeto, venivo da altri sport, seguivo atleti che vincevano giochi olimpici, mondiali, europei, quindi avevo una certa esperienza del settore medico-sportivo. E lui fece, poi ho saputo, convocò 8 medici che in quel momento avevano esperienze di vario tipo. Ecco, tra le altre cose, io l'anno prima, per mia scelta e per curiosità, ero andato a vedere com'era l'organizzazione sanitaria dei San Antonio Spurs, dei Dallas Cowboy e dei New York Jets. E quindi mi ero fatto un'idea di come organizzare un'assistenza sanitaria in ambito professionistico. Per cui quando Berlusconi mi chiama e mi dice lei come la organizzerebbe, prendo un pezzo di carta, una matita e io farei questo e quest'altro, quest'area qui va curata, quest'altra va curata. E lui dice, ma la medicina sport quindi esiste qualcosa che sia di diverso da ti fai male alla caviglia, ti curo la caviglia? E ribadisco, il Milan aveva un medico storico, il dottor Monti, che era un bravissimo traumatologo del calcio, aveva un'esperienza enorme, quindi non aveva bisogno di una figura che lo offuscasse, no, assolutamente, ma che gli mettesse intorno qualcos'altro. E questo Berlusconi quindi... E questo è un aspetto che è personale, cioè il mio lavoro rispetto al calcio. E cambiamo tante cose nel calcio. Arrivo al nutrizionista, agli esami di sangue ogni 40 giorni, non per vedere se sei malato o sano, ma per vedere se hai recuperato i lavori, se tu sei in condizione di allenarti. E poi racconto un episodio che è emblematico. Siamo nel 1988, avevamo già vinto lo scudetto, e prima di una partita mi trovavo a bordo campo. Arriva il dottor Berlusconi, dottore, allora guardi quanta gente abbiamo. E dico, sì, 70.000 spettatori. Però... neanche la Juve riesce a mettere, non ci sta neanche. E lui disse una cosa incredibile. Siamo nell'88, tu vedevi un tempo del campionato italiano in differita su Rai 2. Lei è giovane, non se lo ricorda, però tu l'unica cosa del campionato che potevi vedere era Rai 2 in differita. Era una battuta la mia sul certo. So che è giovane, non che non sappia queste cose. E lui disse, vede, fra 10 anni io chiamerò la gente ad applaudire perché perché il calcio andrà in televisione. Pensate cos'è oggi la televisione per il mondo del calcio. Quali sono gli introiti dalla televisione nel mondo del calcio e quante partite tu puoi vedere in televisione? Al di là di allenatori che fanno i capricci perché devono giocare alle 12:30, sì, però in linea di massima si accetta che si giochi alle 12:30 perché quello che guadagni a fine mese è tale da farti uscire. Ecco, questo era Berlusconi, cioè un visionario che andava oltre. Pensate questo e pensate quindi perché lui quando io entro nel Milan, quando il vero Milan nasce nell'87 con Sacchi e Berlusconi fece una convention al Castello di Pomerio. Io ricordo che rimasi stupito. Allora, noi dobbiamo diventare la prima squadra in Italia, in Europa e nel mondo. E questo è il nostro obiettivo e lo raggiungeremo presto. L'anno dopo abbiamo vinto il campionato, cioè a fine stagione il campionato, poi la Coppa Campione e la Coppa Intercontinentale. Ossia, la sua determinazione era anche, attenzione, noi vogliamo questo e adesso vi spiego come ci arriviamo. Quindi le sue scelte erano sempre in funzione dell'obiettivo. Esatto, cioè non erano solamente parole, erano parole che poi si sono tradotte in fatti. Sì, perché lui ci disse esattamente che cosa avrebbe voluto da tutti noi. Qual era l'indirizzo? Quindi quando lei mi ritorna alla prima domanda, cos'è lo spirito Milan? Sì, ma c'era un indirizzo ben preciso, che partiva da lui, veniva lui lo stratega, Galliani il tattico e Braida l'esecutore. E non si sbagliava. Io, dottore, le darei adesso in mano 5-6 cartoncini che nascondono delle foto importanti.
Lei le sceglie e poi mi dice quello che vuole a carta bianca su questo argomento, questa persona, questa partita. Prego. Sì, quando ero più giovane avrei chiesto il suo numero di telefono, ma vabbè, adesso guardiamo i giocatori. Ecco. Beh, qui sono tutti, qui è il 2003. Eh sì, c'è anche lei. Sì, ci sono anch'io, in basso a destra c'è Balestra. Beh, il 2003 fu una situazione particolare perché noi siamo al 90° fuori dalla Coppa Campioni con l'Ajax, poi nel giro dei tempi supplementari non eravamo fuori dalla Champions, sarebbe passato l'Ajax in semifinale con l'Inter. Inzaghi si inventa uno dei suoi tiri che sarebbe sicuramente, a mio parere, vabbè, prendetela come un'opinione personale, è andato in porta, poi Thomasson rischiando il fuorigioco, quindi di farci annullare il gol, gli dà il colpo finale. E poi passiamo con l'Inter, 0-0, 1-1, è una storia che gli interisti poverini ancora recriminano, no? Perché fosse stato oggi si andava ai tempi supplementari, ma allora il gol in trasferta valeva doppio, era sempre San Siro, ma eravamo Inter Milan. E la finale, parlano Shevchenko e Dida, ma parla Nesta, cioè fu una partita particolare, insomma. Se la guardate, se vi capita di guardare quella finale, però, il ritmo di gioco che parte subito a ritmo, cioè non vedevi difensore che passa a difensore che poi la passa al portiere, il portiere doveva solo parare, nessuno gli passava la palla doveva andare avanti, si attaccava. Devo dire tutte e due un ritmo incredibile, che era piacevole da vedere. L'idea di Berlusconi, vincere e convincere. Ma come si gestisce un giocatore, proprio riferito a quella partita, che fino all'ultimo non sa se giocherà una finale di Champions League? Domenica abbiamo fuori Costa Curta e Dida. Esatto. Lei lo sa, quindi. Sì. Beh, pensi che Dida mi ha ringraziato finita la partita. Forse non so se lui se lo ricorda, ma venne a ringraziarmi e la cosa mi emozionò. Costa Curta aveva la gamba, il polpaccio, il doppio. Questa è l'esperienza che tu hai rispetto a eventi importanti dove si gioca tutto il possibile. E questo fa di un medico, di un allenatore, di un preparatore atletico, fa quella marcia in più che tu hai per l'esperienza. E questa esperienza e questa tranquillità oltretutto, perché il problema non è solo metterlo in campo tranquillo di essere nel migliore dei modi. E esperienza. Scuola Milan, perché non sei solo tu, sei anche l'allenatore, sei anche il magazziniere che ti dice oh Billy dai che ce la fai, il medico è tranquillo, quindi sei tranquillo anche tu. Ma infatti è curioso proprio chiedersi anche mentalmente un giocatore in quel momento cosa pensa, magari diviso tra il voler giocare perché è una finale, però anche capire come sta. No, ci sono situazioni in cui tu purtroppo dici bah no, non ce la fa. E situazioni in cui dai quella cosina in più. E una cosa che i giocatori avevano capito, io quando ero preoccupato lo capivano, e c'è una storia semplice, questo avviene già penso ci fosse Allegri allenatore. Cosa succede? Un giorno il Milan segna un gol a San Siro e tutti i giocatori si avvicinano compatti, camminano un po' da montanari, tutti insieme, con le mani dietro i fianchi e leggermente piegati in avanti, e guardano la panchina ridendo, che tutti ci chiediamo, ma cos'è? Quel bravo ragazzo di Robinho e Boateng avevano combinato di prendermi in giro, perché quando io ero preoccupato, avevo un problema da risolvere, dovevo cercare una soluzione del problema, mi vedevano camminare per Milanello con le mani dietro i fianchi e piegato in avanti. E tutti si sono messi insieme per prendermi in giro. Ma questo dice anche la Gazzetta diventò matta, dice ma cos'è questa storia di celebrare un gol così? Ma questo significa il tipo di rapporto che si creava nel Milan tra tutti noi, intendo allenatore, al medico, per cui c'era rispetto, stima, ma questo riguardo alla domanda iniziale, faceva capire al giocatore, guarda, cane Tavana è là che pensa,
non è che magari non è convinto. Quando mi vedeva bello, sereno, tranquillo, dritto, sapeva che ok, posso entrare in campo e Invece se la vedeva... se mi vedeva che cominciavo a rimuginare sapeva che ero ancora in fase di decisioni. Beh, però immagino che sia stato bello vedere... Beh, particolare, mai successo nel mondo del me la calcio. ricordo quell'esultanza, me la ricordo molto bene. Non era in culla? No. Andiamo alla prossima e vediamo... Ecco, beh, Marco. anche senza occhiali... Marco è il cruccio più grosso. E dirò, non mi ha fatto piacere, ah che bello, ho vinto la partita. No, mi ha fatto piacere perché se voi leggete il suo libro, che consiglio comunque di leggere perché è un pezzo particolare della storia del Milan, Marco Van Basten dice chiaramente, il chirurgo mi vuole operare e mi garantisce il rientro in campo dopo 2 mesi. Quella tecnica chirurgica che proponeva il chirurgo non mi convinceva e io cercai di oppormi. Devo dire, tutti cercammo di opporci, però io ero quello che gli stava addosso e che era presente anche il giorno dell'operazione, cioè tant'è che in conferenza stampa dice al chirurgo adesso vai tu a dirglielo che fra 2 mesi. Ma, oltretutto nel libro lui racconta che il chirurgo gli disse 1 mese, stai tranquillo, tornerai a giocare meglio di prima. E io continuavo a dire. E lui nel libro dice Tavana cercava di sconsigliarmi, a operazione effettuata, come Tavana diceva, i tempi erano ben più lunghi, ma ripeto, questo non è una soddisfazione, è un rammarico ulteriore. Però posso capire umanamente, tu sei un giocatore, hai male alla caviglia, questo chirurgo ti ha sempre dato retta e ti ha aiutato, l'aveva operato in passato la caviglia con buoni risultati, quindi non era comprensibile. Se questa persona gli dice tu fra 1 mese sei in campo, lui ci si butta ovviamente in questa scelta. Aveva una brutta caviglia, parlo di altri 3 anni, 4 forse, al massimo livello, con l'attenzione che ponevamo alla sua caviglia, perché c'erano i campi ghiacciati, lo si teneva fuori, cioè lo si gestiva da parte nostra, parlo di me, del dottor Monti, dei fisioterapisti, degli allenatori. E quindi sì, sarebbe andato avanti per 3-4 anni. Ancora, lui in quel momento si opera ed è pallone d'oro, tant'è che con le stampelle andrò a ritirare il pallone d'oro, e capocannoniere in Champions League in quel momento. È un rammarico, è una tristezza. Purtroppo è andata così. Ci sentiamo ogni tanto ancora, perché il rapporto che si è creato ovviamente è stato un rapporto importante. Beh, guardi, io non ho vissuto purtroppo Marco Van Basten, mi sarebbe piaciuto tanto vederlo, però quella giornata allo stadio in cui lui saluta dal punto di vista di un tifoso, ma anche di un amante del calcio, deve essere stato qualcosa di... Durissimo, con questa giacca di pelle da pariolino. Gli olandesi quando sono arrivati non sapevano come si dovesse vestire. Si presentano all'allenamento con le calze corte, calze da abbigliamento, non quelle da allenamento. Si presentano con queste calze corte, può immaginarsi l'ironia dei compagni. E dal giorno dopo, che non l'avevano capita, però si sono procurate le calze lunghe perché non si sta con le calze corte in Italia. Però non lo sapevano, quindi... No, così come non sapevano che le scarpe le puliva anche il magazziniere, che lo faceva anche meglio di loro, insomma. Sono, diciamo, aneddoti di un Milan che non c'è, però chissà. No, non c'è. Le strutture sono quelle, ma gli attori sono È diversi. sempre un luogo magico, devo dire, Milanello. È un luogo magico e devo dire l'attuale allenatore Allegri ha lo stile nella sua testa di quello che era il Milan e l'ha dimostrato nella sua carriera. Però purtroppo non hai più i risultati di prima. Prego, se vuole può scegliere la prossima. Questo è un altro grande. Paolo. Grande lui, grande suo papà e grande i suoi figlioli. Su Paolo non ha in tanti anni mai un pettegolezzo, mai qualcosa di stonato
e quando diventò capitano, perché lui era già stato capitano in una situazione, non mi ricordo dove giocammo, che ci fu un po' di parapaglia, lui si dimostrò capitano tenendo tutti tranquilli quando si quando si andò agli spogliatoi, mi sembra in Portogallo. Però, che dire, il Milan fece un'ottima scelta ultimamente a coinvolgerlo e mi stupisce averci rinunciato. Comunque, parlando del giocatore, un giocatore che non si è mai pianto addosso, che negli infortuni era sempre molto attento a curarsi, a guarire, dava la priorità della sua vita alla guarigione, quindi non lo trovava in giro per Milano perché aveva un'infiammazione o perché aveva un muscolo lesionato. Quindi uno che è stato veramente un esempio per noi. E io ribadisco, come è stato ribadito da più parti, vederlo sollevare la Coppa dei Campioni 20 anni dopo il papà, anche lui capitano. Io ho avuto un ottimo rapporto con Cesarone Maldini. È una cosa che non può non emozionare. Da Milan. Da Milan, e ricordiamoci che Paolo Maldini era osannato e mai fischiato in tutti gli stadi d'Italia ed Europa. Cioè tutti lo ritenevano non solo un giocatore di valore, ma un uomo di valore. Peccato non sia più al Milan, ecco. Ma infatti anche quando spesso vengono intervistati calciatori, dirigenti di club esteri, c'è una sorta di riverenza nei confronti, Sì. nei confronti di Paolo. Sì, perché anche quando si giocava all'estero è sempre stato corretto, mai polemiche, cioè nelle interviste, nei rapporti sul campo e fuori dal campo. Questo però era una guida. Parlai con lui di un giocatore e dico, sai, quel giocatore ti ricordi che è arrivato... Mi fece questo giocatore tribolare perché aveva l'appuntamento, aveva mal di denti, gli procuro appuntamento dal dentista alle 14:30, alle 14 era ancora a Milanello. E mi risponde, il dentista mi aspetterà, questo non era lo stile Milan. A dire di no. E parlando con Paolo mi fa, guarda, l'abbiamo già messo fuori, non preoccuparti, questo è già fuori dal Milan. Fino a fine anno sì, lo vedremo in spogliatoio, ma questo... Perché lui sapeva dare una linea che era fatta della sua cultura personale, che era cresciuto con Cesare Maldini, aveva imparato cose che poi ha trasmesso ai figli. E ho visto recentemente Daniel a Coverciano, dove io faccio ogni tanto delle lezioni, e aveva la stessa educazione, la stessa gentilezza, si è alzato dal tavolo, è venuto a salutarmi. Guardate che non è da tutti quando sei un calciatore di Serie A, Non è da tutti alzarsi da uno che era medico del Milan, ma al momento non è niente. È venuto a Coverciano, si è alzato e mi ha abbracciato. Anche perché poi Paolo da giovane ha dovuto vivere anche l'essere il figlio, che non è una cosa facile. Adesso No. ne parliamo No. e Paolo è stato qualcosa di gigante, però in quel momento lì... Lui sì. E tant'è che ricordo... Il dottor Monti era simpatico perché aveva degli epiteti per tutti, no? E lui lo chiamava Junior. E un giorno Paolo gli disse, ma con educazione, con rispetto, attenzione, non da nevrotico, mi scusi dottore, però io non vorrei più essere chiamato Junior, io sono Paolo Maldini, mi chiami come vuole ma non Junior. Ripeto, con educazione, ma il messaggio era chiaro, cioè basta, io non sono più... perché sono figlio di quello che ho, me lo sono guadagnato. Ed era ancora più dura, Ed era ancora più dura. Parlavo l'altro giorno con un giocatore che è stato anche lui importante nel Milan, e suo figlio gioca, e io gli ho proprio chiesto, non è che ha pesato un po' la tua figura sul suo successo che non è riuscito a ottenere? E lui fa, probabilmente sì. Non è facile. No, poi sicuramente oggi la parte mediatica ingigantisce ancora di più tutto, però avere l'ombra di un papà importante non è facile da gestire. No, e devo dire suo padre era bravissimo, perché quando lui fece la selezione il papà si mise in un angolo, non spinse mai, non diede mai. Posso dire altre situazioni anche recenti dove i padri... Oh, devi far giocare mio figlio, fa giocare tuo figlio. No, lui non. Papà Cesare mai spinse per il figlio,
avrebbe accettato di tutto, anche che non andasse in Serie A, insomma. E fu bravo anche Lidl, non dimentichiamocelo, perché quello quello che cominciava a essere l'interessamento mediatico verso Paolo, che doveva cominciare a giocare in Serie A, e il barone Lidl, simpaticissimo com'era, disse alla stampa: domani farò esordire Paolo a Milanello, a San Siro, scusate, a San Siro, e tutta la stampa caricò gli articoli. Lui non lo fece giocare, lo fece giocare a Udine senza dichiarazione né niente, quindi Paolo poteva giocare tranquillo e non avere letto la mattina che lui sarebbe stato titolare nella squadra del Milan. E questo ti dice tanto su questo questo metodo di gestire la famiglia che aveva lui e che lui ha avuto nei confronti dei figli. Sceva. Eh sì, Andrea arriva al Milan dall'Ucraina, andiamo a Kiev, sì, e aveva questo allenatore Lebanowski, per cui siamo in ritiro, cominciamo, pronti via, lui non parlava italiano, c'era un traduttore che stava sempre con lui, e un giorno aveva la febbre, 37,2, però è inutile rischiare di far diventare 37,2, 39, ti metto a letto oggi e magari domani stai bene, t'alleni. Ma come, dottore? Non è possibile. Dico, scusa, cosa c'è di male? Il medico decide che uno non si allena. È così in tutto il mondo? No, dottore, perché io ho provato ad avere 39 di febbre con Lebanowski, dottore mi ha messo a letto, Lebanowski è arrivato, decido io se t'alleni o no, ha licenziato il dottore e mi ha mandato in campo con 39 di febbre. Ma noi giochiamo una amichevole a Madrid con Zaccheroni allenatore. Era l'anno che poi, l'estate prima di vincere lo scudetto. No, l'estate dopo che avevamo vinto lo scudetto con Zaccheroni. E lui era nuovo anche lì al Milan. E a un certo punto lui segna un gol e nel segnare un gol prende una botta, una contusione alla coscia, per cui zoppicava. E io mi alzo dalla panchina al Bernabeu e dico: oh, Sceva, ma no, buota. No, buota ancora, non so bene che inizia il campionato. E andai in giro zoppicante, per cui poi andai da Zaccheroni, e quando lui uscì, sempre zoppicando, ma come, per Botta non si esce? No, per Botta domenica c'è la partita. Questo cosa ci dice? Che lui era tremendo. Zaccheroni a un certo punto gli vuole dargli un giorno di riposo. E conoscendolo, perché l'aveva già fatto un'altra volta, gli fa levare dall'armadietto tutto l'abbigliamento e soprattutto le scarpe. Poi Zaccheroni non si fida e va a vedere Milanello il giorno di riposo se veramente... E c'era Shevchenko che con le scarpe normali, che fossero le Tots Sì. piuttosto che... con scarpe normali, non scarpe da sport, correva per conto suo in mezzo al campo. Questo era Shevchenko, cioè una determinazione, una grinta, una voglia sempre di sacrificarsi. Beh, ma credo che sicuramente il suo passato, lei citava prima Lebanowski, abbia avuto un'importanza fondamentale, però caratterialmente è sempre sembrato Positivo. Io ho avuto modo anche di vederlo in questi anni, sempre positivo, educato, non c'è mai c'è mai stato niente di negativo. Lui purtroppo ebbe una lesione del menisco esterno, che nel calciatore è una brutta rogna, perché se il menisco interno dopo 30-40 giorni ti permette una volta operato di entrare in campo, col menisco esterno occorre la massima prudenza. E lui, devo dire, rispettò assolutamente i tempi e i modi, però è chiaro che uscirne da quell'infortunio richiese un po' di tempo. Ma poi con il tempo ha imparato a gestirsi, cioè e a giocare Sì. nonostante a non giocare con la febbre, oppure è sempre rimasto... No, lui era sempre quello, però era educato e ubbidiente, dico tra virgolette, cioè ti ascoltava, cioè aveva fiducia nel professionista, ecco.
Ma infatti spesso anche i tifosi magari si chiedono dove arriva la fiducia di un giocatore, no? Cioè ad un certo punto immagino che non sia facile comunque conquistare la loro fiducia, magari anche in certi momenti complicati di pressione, magari momenti della stagione complicati. Come si gestisce il tutto? Beh, è chiaro che il passato mi ha aiutato, se parlo dell'area medica, è quella in cui lavoro, perché da ragazzo facevo atletica, ero a un buon livello, d'estate mi allenavo con grandi campioni europei, quindi atleti del mezzofondo, si allenava in Svezia in quel periodo e in Svezia trovavo i migliori europei del mezzofondo. Non ero uno del loro livello, però impari a trattare perché ti ci alleni in parte insieme e questo è uno. E poi sicuramente all'inizio no, però poi ti fai un'esperienza e hai un'autorevolezza, che non è essere autoritario assolutamente, ma non è neanche essere il loro amico. Friendly ma never friend. Sei amichevole ma non sei amico. Non ci esci la sera, come disse Costa Curta un giorno parlando del Milan, non si esce la sera insieme, no, ognuno ha i suoi amici, però sul campo siamo tutti amici, friendly. Poi ripeto, l'esperienza gioca la carta vincente, questo mi è capitato un po' dopo un certo periodo anche nel calcio, dove io arrivai venendo da altre discipline sportive, quindi mi ricordo la prima Juventus-Milan, Boniperti che fece una battuta, questo è il nuovo medico, come è giovane. L'anno dopo si è ben accorto cosa voleva dire, perché una battuta che fece il Barone, che trovava sempre una scusa. Lui allenava la Roma quando noi vincemmo il primo scudetto e lui disse, c'è proprio scritto sulla... E certo, perché poi l'ho sentito, perché l'intervista era anche vocale, Milan ha vinto anche perché Milan ha medicina dello sport e noi a Roma non avevamo medicina dello sport. Ci vuole medicina dello sport per vincere. E questo chiaramente ti porta anche una credibilità. Certo, assolutamente. Quando vinci sei un bravo ragazzo. Beh, quando si vince è sempre tutto... E però noi portiamo dei cambiamenti nell'area sanitaria. Se noi perdiamo diventa tutto ironia. Se noi invece vincendo con lo scudetto, chiaramente abbiamo suffragato e confermato che la nostra strada era giusta. Ed era, ripeto, una strada che volle, guardando avanti sull'incredibile, il dottor Berlusconi. C'è stato un cambiamento particolare che secondo lei ha inciso di più di altri in tutta questa vicenda nell'area sanitaria? Del primo anno, Sì. intende? Beh, cambiamo radicalmente. Cambiò anche l'allenamento, perché il preparatore atletico principalmente lavorava d'estate, poi d'inverno curava un po' gli infortunati. Invece lì preparazione atletica tutto l'anno. Noi cambiamo il modo di nutrirci, ma attenzione, non era niente di nuovo. Parlando con Antonello Oliva, che è stato uno dei più importanti giocatori di basket italiani in Italia, mi disse sì, in effetti ho saputo cosa fate voi, noi lo facevamo già qualche anno prima. Questo era il mondo del basket. Ossia ci sono dei rigori scientifici che venivano rispettati in tutte le discipline sportive e il calcio diceva no, noi siamo fatti così. Cambiamo anche l'atteggiamento, per esempio bere ogni 20 minuti. Lì devo dire che Arrigo Sacchi e Pincolini subito mi vennero incontro. Van Basten disse, come? Ma voi ogni 20 minuti vi fermate per bere? La scienza ci insegna che quando tu ti alleni al caldo e il tuo corpo produce già di per sé calore col lavoro muscolare, rischi di esagerare la tua temperatura interna e una strategia per tenerla controllata è quella di bere ogni 20 minuti. Lo sanno bene i maratoneti che per strada bevono, li vediamo in televisione durante i Giochi Olimpici. E lui disse, no, ma voi perdete tempo, io non capisco. Passano altre 2 settimane e Van Basten viene da me e dice, dottore, sa che avevate ragione. Io, quando facevo questo caldo e mi allenavo ad Amsterdam, dopo un'oretta mi veniva mal di testa e qui non mi viene il mal di testa. Chi ha provato a avere l'influenza con 38-39 di febbre gli viene mal di testa
perché l'incremento di temperatura interna corporea porta mal di testa. E allora è giusto bere, al che Van Basten propose la cosa anche agli olandesi in Olanda nella nazionale, anche perché l'anno dopo giocarono in Germania e faceva caldo. Questi cambiamenti all'inizio erano un po' derisi, ma guardi che per anni, se prova a sentire persone che si sono allenate a livello giovanile, non nel grande club, ma nelle squadre di periferia, l'allenatore diceva non si beve durante l'allenamento. Oggi è incredibile. Quando io andavo all'università non si vedeva nessuno che prendeva la bottiglia e beveva durante la lezione. No. Io per primo. Oggi che sono insegnante, io vedo gli studenti, i ragazzi che frequentano l'università, quindi futuri laureati, che regolarmente hanno la bottiglietta di fianco. Quindi l'idratazione è diventata oggi un fatto comune, allora era un'eccezione. Questo è un altro esempio. Si studiava tutto, si controllava l'alimentazione in funzione non tanto dello star bene o del nutrirsi, ma della performance. Io mi nutro perché attraverso la nutrizione, la reidratazione, l'integrazione io recupero meglio l'allenamento, e se recupero meglio l'allenamento domani mi alleno meglio, e se mi alleno meglio domani in campo avrò un ritmo di gioco superiore perché sto bene. Ma infatti volevo chiederle proprio sulle vicende anche extracampo, no? Non un mito, insomma una diceria spesso di questi tempi è che l'extracampo, positivo o negativo che sia, influenzi tanto il giocatore. Quanto c'è di vero in questo? Ma senta, è verissimo. Se lei, immagino di sì, che le sia capitato di fare nottata e andare a letto alle 3 alle 4. Poi dice, ma sì, però ho dormito fino a mezzogiorno. Quando si alza quel mezzogiorno, ma come è in grado di allenarsi? No, siamo tutti rimbambiti, ci sono passato anch'io e non creda, sarò anche vecchio, però le ho fatte queste cose. E poi ho capito che facevo sport, non potevo continuare a fare notte. Ed è importante che ci sia questa cultura. Voi non avrete mai visto nei tempi d'oro un Costacurta, un Maldini, un Baresi, un Donadoni in giro per Milano alla 1 di notte, non li vedrete mai. Mi è capitato giocatori, purtroppo di secondo piano, però che, me ne ricordo uno che fece un incidente alle 3 di notte. Sì, ho capito, però non era entrato nello spirito Milan, è durato una stagione, poi via, non sei da Milan. Ecco. Lo stile di vita al di fuori della partita e dell'allenamento è fondamentale per potersi esprimere a un certo livello. E posso dire che mi ricordo un episodio dove io capitai in un ristorante a Milano e c'era Tassotti che seguiva nelle ordini che faceva al cameriere esattamente, ma non perché mi avesse visto, lui l'ordine l'aveva già fatto. Sono stato io che ho voluto capire cosa mangiasse e seguiva assolutamente. Ma d'altra parte, ripeto, se vi capita una sera di fare un fritto misto, mangiare, bere vino, ma come il giorno dopo vi svegliate? Anche sul lavoro, anche sul venire a piedi al lavoro. Cioè, questo che diventa una regola nel momento in cui tu, medico, lo dai come indicazione. Il giocatore capisce, perché il giocatore dice, io ho questi anni, per me quello che guadagno è tanto. Come mi dice Serginio, io ero preoccupato, sai, domenica, ma sì, domenica potresti farcela. Dottore, sa cosa facevo io prima di avere 18 anni? Rubavo le radio nelle macchine, vivevo in una favela dove mia sorella è stata fermata col marito, gli hanno levato la macchina e gli hanno sparato alle gambe del marito. Qui guadagno, mi disse la cifra, adesso non la ripeto perché non è il caso, e questi soldi io li guadagno, che sia in campo la domenica a giocare, che sia in panchina o che sia in tribuna. Io non le creerò mai problemi per giocare prima di quando lei ritiene opportuno giocare. Ossia, molti di loro avevano coscienza di quello che poteva essere stato il loro stato di vita prima di arrivare al Milan. E poi si sono trovati con una bella casa pagata dal Milan, con una macchina pagata dal Milan, con una persona che gli risolveva tutte le grane, i passaporti, i permessi, la tessera sanitaria. Non preoccuparti, c'è chi lo fa.
Loro dovevano solo pensare a giocare. È chiaro che a quel punto avrebbero accettato qualsiasi cosa e capivano che mettere in discussione il potersi allenare, il poter essere parte di questa squadra, metterlo in discussione significava mettere in discussione uno stile di vita che tu potevi solo sognare da bambino. E questo lo capivano. Riconoscere il valore di tutto questo è fondamentale. Poi devo dire un'altra cosa che è importante, perché Galliani me lo fece notare verso la fine ormai della storia del Milan, che la scelta dei giocatori era anche in funzione di quello che era non solo il loro atteggiamento sul campo, ma anche la loro testa. Pensiamo a Nuea, che aveva questo spirito che ti trascinava. Il cost to cost è un fatto personale, ma questo era lui che trascinava tutti. L'intelligenza di Leonardo, e l'ha dimostrato nella vita, è stato dirigente al Milan, all'Inter, al Paris Saint-Germain. Cosa possiamo dire? Capite che lui mi disse: noi sceglievamo i giocatori non solo per le loro qualità calcistiche, ma controllavamo che anche nella loro vita fossero dei ragazzi per bene. E questo cementava un po' quello che era la squadra Milan, che era fatta da gente per bene. Oggi questa è una cosa che al di là del Milan, forse la parte personale viene sempre un po' trascurata, invece credo che, come diceva anche lei, sia fondamentale, no? Nell'insieme proprio dell'atleta. Assolutamente sì. Se voi guardate il film Ogni maledetta domenica, il medico di fronte a un giocatore, non so se lei l'abbia visto, io l'ho visto perché Galliani ce lo propose in anteprima, non era ancora uscito negli schermi, in anteprima la sera, sabato sera, prima di una partita. Ma l'aspetto a cui mi riferisco io è quello del medico, del vecchio medico che alla fine vuol far giocare un giocatore che aveva un problema cervicale serio, grave, e il giovane medico stupito di questo fatto. Ecco, al Milan, giovane o vecchio che fosse il medico, la tutela della salute del giocatore era fondamentale. Faceva parte del... Tu sei quell'ingranaggio. Tu sei l'ingranaggio che tutela i giocatori e quando entrano in campo sono tranquilli perché l'hai detto tu. Questo era lo stile del Milan prima di me, cioè il dottor Monti era così e io mi sono assolutamente, ero nello stessa sintonia. Ma si era una famiglia anche per questo. La famiglia ha dei capifamiglia. Il capofamiglia dice e tu ti adegui. Papà Berlusconi dice tutta la linea di comando si adegua e procede. E come mi disse Galliani, noi li sceglievamo bravi sul campo, ma bravi anche fuori dal campo. Ed è vero. Non c'era mai un pettegolezzo, mai niente, mai uno scandalo, finché erano al Milan. Anche perché le cose vanno spesso di pari passo. Sì, sì. Beh, ma anche sulla valanga azzurra, se ci pensiamo, che fu un evento importante nello sport italiano. Qualcuno ha un pettegolezzo su Toni, su Gross? Mai, mai. Li hai avuti su altri campioni di altre nazioni, ma mai. Quello era un momento particolare dove non solo avevi degli atleti forti dello sci, ma avevi un grande presidente, Gattai, che poi divenne presidente del CONI, ossia grandi dirigenze, grandi atleti, grandi risultati sportivi soprattutto. Tutto collegato. Abbiamo ancora 2 foto, dottore. Questo è un altro pezzo fondamentale del Milan. Gullit. Signor Gullit. La pronuncia è Gullit, questo l'ho già visto. Gullit, che vuol dire Gullit. Se mi si chiedete, hai un rapporto particolare? Ma avevo un rapporto amichevole. Quando lui andò alla Sampdoria, ricordo che il giornalista del Corriere dello Sport gli chiese: oggi voi affrontate il Milan sul campo al De Ferrari di Genova, e cosa farà? Chi andrà a salutare? Ma io saluterò chi verrà verso di me per salutarmi, ma io personalmente saluterò il dottor Tavana perché mi è stato vicino e mi ha fatto credere in un momento in cui tutti dicevano che non sarei mai tornato dall'infortunio. E lui tornò e fece ancora altri anni di alto livello. Questo era il soggetto, era incredibile perché mentre gli olandesi, io lo sostengo, olandesi e inglesi fanno fatica ad ambientarsi al campionato italiano. De Catalera è l'esempio.
bravissimo giocatore scelto da Paolo Maldini come bravissimo giocatore, bisogna lasciarlo maturare, ambientarsi, tutto è diverso, là ti pulisci le scarpe e non hai la pressione mediatica in Olanda che puoi avere in Italia. Vivi tutto serenamente, con tranquillità, ti diverti. In Inghilterra adesso è così, ma prima era un gioco. Mi ricordo un giocatore che andò a giocare in Olanda, un giocatore del Milan, mi dice: oh, qui mi sembrava di essere tornato all'oratorio, ci si trova la mattina, si va a giocare la partita al pomeriggio. Ecco, lui è l'eccezione, perché lui dovunque vai, fosse che sia andato in Suriname a giocare, piuttosto che in Angola, piuttosto che in Cina, lui era sempre quello. Lui entrava in campo, aveva questa teoria che con i tifosi avversari devi guardarli e sorridere perché li spiazzi e non ti insultano più. E poi aveva queste doti fisiche che erano incredibili. Io ricordo un'azione in cui lui palla al piede, parte verso l'attacco, lo seguono due difensori finlandesi, era con la nazionale, lui si blocca, cambia direzione e questi vanno avanti, l'hanno perso. Forza fisica incredibile, cioè io che ho lavorato con l'atletica leggera dico: ma questo è un grande campione. Ci sono quei soggetti nel mondo dello sport, nella storia dello sport, che sono dei grandi campioni. Io ricordo quando feci uno stage, ero medico del Milan, andai a farmi un'esperienza con i Chicago Bulls e il medico dei Chicago Bulls mi disse: vedi, Michael Jordan non è solo un grande giocatore, se io lo metto a fare atletica leggera, questo fa 2,30 m nel salto in alto, ossia ha delle doti di elasticità che non riscontri in una persona normale o in un atleta che pur forte, normale, un giocatore di basket da NBA normale. Ecco, Ruud aveva queste doti fisiche incredibili. E questo spirito era sempre allegro, sempre sorridente, sempre... Era un leader. Era un trascinatore più che leader. Leader è quello che quando tu sei in difficoltà ti trasforma la partita. Ibrahimovic era così. Tu sei in difficoltà e lui ti riesce a spaccare il mondo pur di permettere di vincere quella partita. Lui trascinava, partiva, non lo fermava nessuno. E quando tu hai uno così in campo è difficile poi tenere gli avversari, da parte dei nostri avversari, tenerci, perché ti spiazzava. So che è una domanda difficile perché ha avuto a che fare con tanti atleti di altissimo livello, ma è uno tra gli atleti che le hanno fatto dire: di questi ne nasce uno ogni Ruud Gullit? Sì, lui, Desailly, ossia per altri aspetti Van Basten mette gli scarponi, me lo disse il suo maestro di sci in Svizzera, di sci per la prima volta nella sua vita. E il maestro dice: ma questo ha già imparato. Si è messo a giocare a golf, handicap 3, e chi gioca a golf sa che handicap 3 non sei un professionista ma sei forte. E lui aveva questa destrezza, questa capacità di apprendere un gesto tecnico e poi faceva delle cose sul campo, mi creda. Mi è capitato un po' di tempo fa, non dico in che squadra, non dico che giocatore, che arriva un cross dal lato, è in area, stoppa la palla col piede e cerca di far gol. E io dissi a mio figlio: allora, primo, la palla l'avrebbe stoppata Van Basten in una maniera incredibile, che si sarebbe incollata al piede e poi entrava in rete. Una situazione così entrava in rete. Questo, che pure è un bravo giocatore, non è così. Cioè lui aveva queste doti tecniche incredibili. Recentemente Fabio Capello ha detto: ma non dimentichiamoci la tecnica. Perché il fondamentale in qualsiasi disciplina, se tu sei un forte velocista ma non sai partire dai blocchi e non impari a partire dai blocchi o non impari ad affrontare la curva nel migliore dei modi nei 200 metri, che è un gesto istintivo, no? La velocità, non sto parlando di tattica di gara nel mezzofondo, la tecnica è fondamentale, devi impararla, e però bisogna che ci sia chi gli insegni. Sì. Noi abbiamo il ricordo Italo Galbiati, che è stato anche qualche volta, ha preso in mano lui la prima squadra del Milan. Parlo dei tempi di Radice, dei tempi che furono con Farina presidente, ma poi fece l'aiuto allenatore di Sacchi e per sempre nella sua carriera aiuto allenatore di Capello. A 80 anni andava nel campetto, non mi ricordo di che squadra, a insegnare ai ragazzini come calciare, come toccare la palla, come stopparla.
ed è fondamentale. E il Milan, sia con Sacchi ma soprattutto con Capello, dedicava del tempo anche alla tecnica. E allora avevamo un Tassotti che sulla fascia ti spediva la palla nel migliore dei modi, ma lui finito l'allenamento era lì. Ibrahimovic lo racconta, dice: io devo ringraziare Fabio Capello perché mi insegnò la tecnica che io non avevo acquisito, io avevo solo istinto. Mi insegnò come segnare gol. Quando era la Juve, lui proprio lo prese e gli insegnò dopo l'allenamento cosa doveva fare per segnare gol. Questi sono esempi, no? Manca tra l'altro oggi, no? Si è parlato tanto Ma anche sì, dopo l'esclusione dell'Italia dai mondiali, si è parlato tanto di mancanza di tecnica. poi parlo con allenatori che invece si occupano di settori giovanili e mi dicono: ma sai cosa vuoi? Lasci e pensi di far tutto con la preparazione atletica, giusto, 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 fondamentale per far crescere un bambino, perché a scuola l'educazione fisica non la fai quasi mai, all'elementare non è neanche prevista, però la tecnica è importante. Abbiamo l'ultima foto che l'aspetta del suo abbraccio con Antonio Cassano. Noi giochiamo, dunque, la storia di Cassano la sappiamo, lui sta male nel volo, non sto a entrare in dettagli tecnici, sta male nel volo Roma-Milano, ma è un malessere, non è un malore importante per farci capire. E lui a quel punto scende dall'aereo, io ero già arrivato al pullman e qualcuno invece dei giocatori aveva la macchina, lui è uno di questi. E Tiago Silva mi dice: dottore, guardi che Cassano non sta bene. Cassano arriva, quindi si avvicina verso di noi, io lo fermo. No, ma adesso sto bene, dottore, faccio un minimo di esame clinico, ma cose che qualunque medico impara all'università, non cose particolari, e capisco, intuisco che c'è un problema neurologico serio, tant'è che dico, lui dice: no, ma io adesso prendo la macchina e vado a casa. No, tu non solo non vai a casa, ma adesso il dottor Mazzoni, che lavorava con me sulla prima squadra, ti accompagna, e non all'ospedale qui di Gallarate che è a un quarto d'ora, andiamo al Policlinico di Milano, perché se hai un problema neurologico importante, non entro nei dettagli tecnici, però ricordatevi, non state a fare altre cose, vedete la vostra mamma che non parla più, che non sta più in piedi, che le cede un braccio, chiamate il 112, non il medico di famiglia, aspettiamo di vedere come va, perché in Italia sul sospetto di un problema neurologico importante tu hai una via preferenziale, non fai code. Questo è un messaggio che mando a tutti. Importante. E difatti, avendolo portato nell'arco delle 2 ore in un ambiente adatto, è stato tamponato il problema neurologico. Il problema neurologico poi originava da un problema cardiaco che è stato risolto. Però poi ci sono stati 6 mesi in cui dovevi aspettare per poter avere l'idoneità agonistica. E per l'idoneità agonistica, oltretutto, devo dire, la Federazione Medico Sportiva Italiana, il suo presidente Casasco ci aiutò, formò una commissione di i migliori specialisti italiani, cardiologi sportivi, neurologi, e per avere l'idoneità, e quindi io avevo da gestire Cassano. Non pensate che sia così razionale nelle sue espressioni, ogni tanto poverino andava in crisi. Immagino. L'allenatore, devo dire, Allegri su questo rispettava e non assolutamente mi ha mai messo pressione, neanche Galliani, ma mai mi hanno messo pressione. La pressione stava sulla stampa e quell'anno c'era l'Europeo. E Cassano c'è per gli europei, non c'è. Capite che un Cassano comunque è utile. Beh, sì. Perché, me lo disse Tassotti, Cassano è un grandissimo talento. Quando riceve la palla in un millesimo di secondo, lui la passa bene e sceglie la cosa migliore, se dribblare, se invece fermare, se stoppare, se passare, a chi passare. Questo era Cassano. Arriviamo alla Braccia, arriviamo a questa partita. Io ero sul campo perché si era fatto male Gattuso. E quando Gattuso si fa male è uno di quei giocatori per i quali il medico, se è un medico d'esperienza, dice no, adesso entro in campo. Non è una sceneggiata. E vedo Cassano aveva segnato in quel momento gol, che mi chiama
E dico, la Madonna, si sono fatti male in due nello stesso momento. E invece no, voleva semplicemente abbracciarmi. Questo è uno dei momenti, lo capite tutti, no? Abbastanza emozionanti per un medico. No, anche perché qui si va oltre un problema di campo, no? Penso che siano stati mesi tesi anche nel gestire Sopra- personalmente una soprattutto, persona prima che un atleta, no? soprattutto, io dico sempre, guardate, quando insegno e faccio lezione all'università o anche a Coverciano ai futuri preparatori atletici, guardate che il lavoro del medico non è solo tecnico, devi capire la persona che hai davanti, sapere quando devi usare il bastone, quando la carota, in parole povere, quando tu devi avere un atteggiamento duro, quando devi smollare un attimo, devi capire che un giocatore che magari è forte ma in quel momento non sta giocando, è in panchina, se ha il piccolo acciacco deve sentire che per te è la cosa più importante del mondo il suo problema. E poi c'è la gestione di queste situazioni qui, quindi è molto gestionale e meno tecnico, anche perché a qualunque livello i medici di Serie A hanno dei consulenti di altissimo livello che sono in grado di darle una mano, tu devi solo indirizzarli verso questi consulenti e gestirli. Prima di salutarla, dottore, volevo chiederle, dato che abbiamo parlato tanto di giocatori, passare un attimo agli allenatori con cui lei ha lavorato, brevemente, se mi dà un aggettivo a Arrigo Sacchi, un aggettivo o più aggettivi, come preferisce lei? L'aggettivo martello. Ci tirava matti, però questo era il suo modo di lavorare e doveva dare anche una svolta sul campo dimostrando che lui che veniva dalla Serie B era comunque in grado di vincere. Quindi io capisco la sua posizione difficile, però io e Ramaccioni eravamo parte della, dell'attenzione e della tensione. Una volta ero andato a un congresso il sabato e gli avevo anche detto, guarda che sono a un congresso a Roma, c'era il dottor Monti, quindi tutto è preparato, non c'è problemi, no? Si giocava a San Siro il giorno dopo, quindi eravamo in casa, non c'era la trasferta. Io non vado al congresso, il giorno dopo incontro un amico e mi dice, oh, ma cosa hai combinato? Perché? Una volta, se voi sentivate il giornale radio, alla fine c'erano dei messaggi, il signor Schmidt o non so, il tedeschi, nomi tedeschi, nome di persone, è pregato di chiamare urgentemente casa propria, la propria famiglia, la propria azienda. Il dottor Tavana è pregato di chiamare urgentemente Milanella. Cioè, tutta Italia mi prese in giro. Questo era Arrigo Sacchi, Martello è il nome, però poi parlano i fatti, eh. Ma infatti ogni tanto mi viene in mente quanto oggi si parli, no, del famoso salto, no? Quante volte sentiamo dire quell'allenatore fa il salto al Milan, chissà se è all'altezza, chissà se regge la pressione. Lui allora fu molto protetto dalla società, e questo è innegabile. Diciamo, io personalmente poi ho avuto un rapporto più tranquillo, ma non che professionalmente dessi di meno, però ero meno sotto pressione con Fabio Capello, ex giocatore, conosceva le dinamiche, sapeva che se c'è un infortunio è inutile cercare di accelerare i tempi, è inutile che chiami 40 volte il medico per sapere come sta un giocatore. Quindi è stato fondamentale Capello arrivare in quel momento a prendere in mano un Milan che sembrava ormai finito, secondo alcune visioni di quella squadra, e lui lo riportò. Non dimentichiamo che il primo campionato non abbiamo perso una partita, 15 gol subiti e vincemmo lo scudetto, stravincemmo. Quindi, cosa dire? Quindi un aggettivo per Fabio Capello è Un vincente, vincente. un Beh, vincente, senza fronzoli, un vincente. Obiettivo, come raggiungere l'obiettivo. passo invece poi ad Alberto Zaccheroni. Ma non ho un aggettivo specifico, era un romagnolo, l'umanità romagnola abbinato a rigore tecnico. Non era superficiale, anzi, era uno che sul campo impiegò molto proprio a lavorare su alcuni aspetti tattici, cambiò anche la difesa 3 verso la difesa 4, quindi non aveva un impegno facile. Avevamo giocatori anche meno di qualità,
non che non fossero buoni giocatori, certo, però non erano all'altezza di quello che era ad esempio la difesa base del Milan. Tassotti, Maldini, Costacurta e Baresi. Quella era una difesa. Zaccheroni arriva 3 anni dopo che Baresi aveva lasciato ormai il campo, Maldini. Insomma, non era facile e lui riuscì a gestire anche con quello spirito romagnolo che noi venivamo da 2 anni durissimi, 10º e 11º. Io mi ricordo, ero amico, sì, ero in ottimi rapporti, io scrivevo anche un po' per la Gazzetta e ero in buonissimi rapporti col direttore della Gazzetta, Candido Cannavò, e ogni tanto andavo a trovarlo. E finito il campionato, erano finiti i 10º, e dico, purtroppo quest'anno. Lui mi guarda, non incazzato per il rapporto che c'era, però dice, dottore, si rende conto di quante copie in meno noi vendiamo perché il Milan arriva 10º? Quindi noi venivamo da 2 anni, se dico questo immagino cosa possa essere la pressione. E lui con questo suo spirito romagnolo, che i romagnoli sono classici nel farti sentire a proprio agio. Lei è romagnola? Sì. E quindi lui era il romagnolo che Sì, tra l'altro è stato nostro ospite più volte, beh, Mister Zaccheroni. è piacevole Sì. anche. Cioè con lui ci staresti un giorno in riva al mare Sì. a bersi un drink. E ha saputo forse tirar fuori da quei giocatori. Sì, riuscì aveva meno qualità su certi giocatori, però aveva sempre un Leonardo, un Boban, attenzione, un Costacurta, ossia stiamo parlando di pizzichini pizzichetti. Passo poi a Carlo Ancelotti. Carletto, io l'ho avuto come giocatore, operato di menisco il giorno dopo, andai in clinica e gli portai il maritozzo con la panna, perché lui era un gran mangiatore, un leader, un allenatore, ma con l'equilibrio. Non ha mai sbottato, se non in casi eccezionali, ma non aveva bisogno di sbottare, perché quello che era in campo tu lo guardavi e capivi la sua determinazione. E poi sapeva instaurare dei rapporti, ma dovunque sia andato nel mondo, lui coi giocatori, i giocatori per lui si buttavano nel fuoco. Questa era la sua qualità più grossa. Ma infatti ha saputo gestire anche degli spogliatoi, mi viene in mente il Real Madrid, no? Che in questo momento è in un momento complicato. Benissimo. Con Carlo sembra tutto semplice, no? Guardi, l'ultima sul Real Madrid è lui gioca a Bergamo l'anno scorso. Io vado a trovarlo prima della partita e lui disse, guarda, proprio l'altro giorno mi sono trovato, perché il Real aveva anche la squadra di basket, con l'allenatore, e notavamo come anche all'interno della società, quando perdiamo siamo dei poveri cretini, non vedono l'ora di cambiarci, e come vinciamo diventiamo il re della situazione. E lui aveva questa capacità contadina di capire le situazioni, questa sensibilità. Sì, devo dire che siamo un po' tutti orfani di Carlo, no? Con tutto il rispetto però è stato veramente una figura che ti tranquillizzava. Sì, Almeno io parlo anche dal punto di vista di tifosa, no? Prima che di giornalista. Lui sapeva tranquillizzare. Un altro che riusciva a tranquillizzare e non è mai stato visto secondo questo aspetto è Max Allegri. Infatti era l'ultimo che le avrei nominato. Allora, Max Allegri nell'anno in cui 2011 vince lo scudetto, prima del derby mi sembra, c'era una tensione enorme da parte di Galliani e lui è l'unico allenatore che io abbia visto tranquillizzare il signor Galliani. No, tranquillo. E aveva ragione lui, perché poi vincemmo la partita e... Senta, lei mi ha chiesto una cosa fuori dai microfoni. Qual è stata l'emozione più importante? Sì, se c'è un qualcosa che a distanza di anni, se ci ripensa adesso... Allora, c'è una cosa che anche oggi, quando la racconto, mi vengono le lacrime agli occhi. E sembra una stupidata, pensate ai trofei,
Ho avuto un atleta che ha vinto i Giochi Olimpici a Los Angeles e mi chiamò, io ero in ospedale, mi fece chiamare per dirmi che aveva vinto, perché con la differenza era... E sono emozioni, emozione il braccio di Cassano, l'abbraccio di Cassano. Era l'ultimo giorno di chiusura acquisti, quindi cosa siamo ad agosto? Agosto 31 agosto. Sì, sì. Dovevamo prendere un giocatore dal Parma, questo si presenta al primo pomeriggio e comunque non aveva requisiti di idoneità, tant'è che poi è stato fermo un anno. E io dissi, andai in sede e parlai con Galliani, signor Galliani, bisogna fare questi 2 esami, uno forse stasera riesco a farlo, l'altro bisogna fare 24 ore sotto controllo, questo non possiamo prenderlo. Galliani fu molto, molto dirigente serio, non accettò nessun compromesso, tipo vabbè firmiamo, poi se non idoneo ce lo restituite. Il Milan non può permettersi di prendere un giocatore e poi dopo 2 giorni dire non è idoneo. C'è un problema medico per il quale lui deve essere tenuto fermo, salta e qui siamo verso le 6 di sera. Ora che questi arrivano da Parma per discutere la cosa, con i loro avvocati, noi con i nostri, e si aspetta a dire adesso cosa facciamo? Ve la faccio breve. Alle 8:30 si prende Bonaventura che stava andando a firmare per un'altra squadra e il direttore sportivo chiama Galliani dice no, aspetta, non andare, fammi parlare col dottor Berlusconi. Si decide di prendere Bonaventura, Jack. E voi dite cosa c'è di emozionante? Jack è un giocatore di Serie A, un giocatore dell'Atalanta. Non lo conosco come uomo, quindi non so niente. Lui, ripeto, mi commuove ancora la cosa. Siamo nella stanza, nell'ufficio del dottor Galliani, anzi nell'ufficio dove il dottor Galliani fa le riunioni, quindi di fianco al suo ufficio. Di fronte c'è uno schermo enorme, sintonizzato su Milan Channel. Di colpo lui ha in mano la penna. Scusate. Questo ragazzo sta per entrare nel Milan. Non è solo giocare a calcio. Lo schermo di Milan Channel mette il suo viso. La musica è quella del Milan, sì. Milan. Lui ha la penna in mano e piange. Scusate. È stato, io ormai verso fine carriera al Milan, ma è stato vedere un giocatore che per il Milan, alla sua età, con la sua esperienza, non era un ragazzino, piange perché entra nel Milan. E tutti voi tifosi sapete cosa vuol dire piangere per il Milan, perché possiamo farlo con le lacrime o senza lacrime, ma ecco quel momento lo so che non è facile da trasmettere come emozione, ma pensate, io mi trovo davanti a un giocatore come ne ho avuti centinaia, che entra nel Milan, che firma, io devo fare di tutto per... Tra l'altro c'era una questione tecnica, per fortuna il medico d'Atalanta è presidente dei medici sportivi della regione Lombardia, era presidente e lo è tuttora, e quindi mi ha dato immediatamente via fax tutte le garanzie per poter dire questo è sano e io firmo, attenzione, perché poi il medico firma anche lui, è responsabile, firmo che è sano. Quindi dovresti vivere questo tipo di emozione, vabbè, un giocatore come tanti, cioè sono arrivati dei palloni d'oro. Cioè vedere invece questo ragazzo che piange per il Milan. Milan. E tu hai questa immagine di lui che non sai neanche chi sia, perché sì, Bonaventura non è che lo conoscessi come conoscevo Rivaldo o Papin, palloni d'oro. E lui piange mentre firma per il Milan. Con la mano tremante. Sì, e guardate, sarò debole o fragile, non lo so, o un po' schizofrenico, non lo so, dite come volete, ma quel momento mi commuove ancora. No, ma questo è il Milan. Cioè, questo è il Milan. Questo quando lei mi chiede, questa è una famiglia? Sì. E questo giocatore capiva di entrare in una realtà che non era il gioco del calcio di Serie A come lo era stato, come lo è stato anche dopo, andò in Fiorentina, ha giocato in Arabia, adesso purtroppo ha smesso, ogni tanto ci si sentiva ancora. Però arrivo al Milan. È calcio che tu vada al Milan, all'Inter, alla Juve, al Toro, ma tu vai al Milan e piangi perché firmi per il Milan. Questo è quello che
dovrebbe passare, no? Su che cos'è il Milan, perché il Milan non è un passaggio, probabilmente in quel momento era un punto di arrivo fondamentale, ma come diceva lei, non tanto per il calcio, proprio per No, la vita. la vita, tutto, lo spirito, la maglia, il colore rosso-nero, San Siro. Io ho La avuto sede che... la fede. Giocatori che si sono formati nel Milan, come Baresi, Maldini, Costa Curta, Filippo Galli, che portano Albertini. Albertini era milanello, mi ricordo una mattina alle 7 vado a visitarlo, era ancora ragazzino, aveva un'appendicite, l'ho spedito. Cioè c'era un'attenzione verso tutti e questi portavano la linea Milan, la mentalità Milan. E questo si sapeva in giro, si sapeva l'Atalanta cosa voleva dire andare al Milan. Certo hai delle regole, sì, è vero. Sì, Però vivi qualcosa che forse altrove... all'Hollywood ci vai poco, o ci vai giusto fino alle 11, che non è che non ci vai, però ci vai fino alle 11. E è stato bello anche veder crescere alcuni giocatori, io rido sempre con lui quando lo vedo, Borriello, nessuno lo sa, ma lui era un ragazzino e stava al Milan e aveva 10 anni, 12, 14, non so, era un ragazzino. Nell'anno in cui vinciamo lo scudetto con Zaccheroni, io lo volevo sempre, lo chiamavo lo scugnizzo, lo volevo sempre, faceva il raccattapalle e lo volevo sempre di fianco alla partita perché la prima volta che era venuto era di fianco alla partita, abbiamo vinto, per scaramanzia lo volevo sempre. Quindi quando poi l'ho avuto come giocatore capivo che Borriello, per tutto quello che si può dire di lui, però ragazzi, nessuno può negare la sua professionalità, il suo spirito verso la squadra. È cresciuto al Milan. Io, dottore, con questa bellissima storia che ci ha fatto emozionare, la ringrazio, la saluto con la speranza che tra qualche anno potremo raccontare ancora storie così, perché è quello che il tifoso del Milan, oltre ai trofei, si augura di vivere, perché il Milan è questo. Grazie a voi e saluti a tutti.